Salusa a 3 settembre 2010. State progredendo ad un passo tanto spedito che gli oscuri non hanno più alcuna speranza di fermarvi. Non hanno, infatti, modo d'opporsi ai crescenti livelli di luce e possono solo persistere nei tentativi di impedirvi di arrivare all'ascensione. È nella loro natura continuare ad agire come sempre fatto, ma voi siete diventati molto furbi e non vi lasciate più abbindolare facilmente. Il potere è ora nelle vostre mani e non vi sfuggirà, a patto che continuate a focalizzarvi sulla luce. State contribuendo a creare le condizioni per i cambiamenti destinati a darvi la vittoria sugli oscuri. Già la confusione regna nelle loro fila, mentre diventa sempre più evidente che stanno perdendo la battaglia. Vi è anche un malcontento generale nei loro confronti, man mano che trapela la verità. Vi chiediamo di non rallentare gli sforzi nel portare ancor più luce sulla Terra, perché più ci riuscite e più presto i nostri alleati potranno venire alla ribalta. Sebbene l'interesse principale sia rivolto agli Stati Uniti, resta che ci sono altri paesi che, al momento, rivestono un ruolo primario. Hanno dovuto unirsi per fronteggiare la forza ed il potere degli Illuminati, ed hanno opposto resistenza. Fortunatamente per gli interessati, noi monitoriamo tutti questi avvenimenti e siamo in grado di aiutare, quando necessario. In verità, noi abbiamo sempre la supremazia per via delle nostre risorse e tecnologie avanzate. Talvolta ci diverte l'impudenza degli oscuri, che credevano che avremmo permesso loro di sviluppare un sistema di guerre spaziali. Fuori della Terra, in queste faccende l'ultima parola spetta a noi ed abbiamo impedito che armi di distruzione di massa fossero poste nello spazio. Siamo in grado di essere sempre un passo avanti gli oscuri perché conosciamo i loro piani. Non riescono a controllare la difficile situazione in cui si sono cacciati. Tutto quello che possono fare è escogitare il modo di sfuggire all'inevitabile momento in cui saranno cacciati via. Siate certi, però, che non hanno scampo pur possedendo tecnologie avanzate, a voi quasi del tutto ignote. Un giorno risponderanno di tutte le loro azioni, come qualunque altro. Per questo motivo, vi invitiamo caldamente a lasciare che queste faccende seguano il loro corso naturale, perché l'unica vostra preoccupazione deve essere l'ascensione. Una volta ascesi, vi unirete ad esseri simili a voi, lasciandovi indietro per sempre la vecchia dimensione. Non di meno, alcuni di voi potranno scegliere di ripiombare nelle dimensioni inferiori con l'intenzione di servire gli altri, perché il servizio al prossimo è il criterio comune a chi abita nelle dimensioni superiori. Nel frattempo, cercate di capire quel che sta avvenendo sulla Terra, mentre vedete i vecchi metodi sempre stabili pur sentendo parlare di cambiamenti, che stanno per manifestarsi. Questo è quanto c'è da aspettarsi mentre le nuove energie creano le opportunità per i cambiamenti. Se avete l'impressione che tutto quanto consideravate parte permanente della vostra vita sta sfasciandosi, è semplicemente per lasciare spazio alla nuova era che sta per iniziare. Chi tra voi auspica i cambiamenti non si sorprende, ma a quelli meno informati, tutto sembra caotico e fuori controllo. Nessun singolo individuo può vedere o afferrare il senso del quadro generale, ma una parte del nostro compito è di passarvi gradualmente quante più informazioni possibili. Avete davvero moltissimo da imparare prima dell'ascensione, e noi vi forniremo metodi di rapido apprendimento per accelerare la vostra istruzione. I nostri principali mezzi di comunicazione saranno i vostri canali televisivi, fin quando potremo dotarvi di unità personali da portare con voi. Persino oggi alcuni di voi ci incontrano in riunioni fuori dal corpo, e poi ritornate sulla Terra per svolgervi la vostra missione. Alcuni ricordano tali incontri che, per la loro stessa natura, sembrano sogni. Con il tempo, il contatto sarà più aperto e saremo felici di invitarvi a bordo delle nostre astronavi per una piacevole visita. Per i vostri standard, le nostre astronavi madre sono immense e possono facilmente ricevere contemporaneamente centinaia di turisti come voi. Alcune di esse, che al presente orbitano attorno alla Terra, hanno un diametro di un centinaio di miglia e sono stazionate nel cerchio esterno.
Per le visite sulla Terra e per i vostri frequenti avvistamenti, usiamo veicoli più piccoli. In ogni caso, gran parte dei nostri compiti è svolta da mezzi invisibili ai vostri occhi, ma discernibili sui vostri schermi radar. Preferiamo non essere osservati, perché meno gli oscuri sanno delle nostre attività, meglio è accento acuto. Gli annunzi non sono strettamente necessari per provare la nostra esistenza, sono state accumulate tante di quelle testimonianze, che non è più il caso di dimostrarla ulteriormente. Si tratta, però, della dichiarazione, che garantirà che siamo da voi bene accetti e che ci darà il permesso di atterrare apertamente sulla Terra. Prima è meglio e accento acuto, perché abbiamo molte cose da avviare e sappiamo quanto desiderate la nostra presenza tra voi. Noi veniamo nel segno della pace perché parte della vostra famiglia, e con l'incarico di aiutare voi e Madre Terra a prepararvi per l'ascensione. È un privilegio servirvi in tal modo, e vi offriamo l'esperienza accumulata nell'aver aiutato altre civiltà ad attraversare un simile periodo. Non possiamo aggiungere altro se non che saremmo felici che tutto iniziasse entro la fine dell'anno. Questo sarebbe un magnifico incoraggiamento per ben iniziare il 2011, dato il tempo relativamente breve alla fine del ciclo. In verità, riuscite a credere che detta fine sia così vicina, e con il tempo, che scorre sempre più veloce? Alcuni sono molto scettici nel sentirci dire che vi abbiamo impedito di distruggere la Terra, non di meno siete stati molti vicini a farlo in più occasioni. State, tuttavia, cominciando a capire quanto pericolose siano le armi nucleari ed il loro potenziale di enorme distruzione. C'è anche il deterioramento prolungato dell'ecosistema, che può durare molti e molti anni. La Terra è la vostra splendida dimora nel viaggio attraverso l'esistenza fisica e per molti è doloroso constatare tanta incuria, ma il problema è che gli illuminati avevano programmato la vostra scomparsa. Ma ormai potete prendere tutto ciò come appartenete al passato perché Madre Terra non sarà più soggetta a tanta negligenza. Sarà restaurata e ripulita grazie ai nostri sforzi congiunti e così continuerà fino all'ascensione. Io sono il siriano Salusa e desidero che foste già con noi, ma questo momento giungerà tra breve e imparerete molto sulla Federazione Galattica. Esistono molte federazioni al servizio della luce e, superiori ad esse, ci sono i numerosi consigli di luce, che servono Dio direttamente. Grazie, Salusa. Mike Quinsey traduzione Costanza 2003